Ciao a tutti, bentornati su Expat Experience. L'intervista che introduco oggi è per chi è interessato a conoscere la storia di vita all'estero di una italiana in Austria, ma non di un'italiana qualsiasi, della prima ballerina del Teatro dell'Opera di Vienna. Alice Firenze si è formata al Teatro alla Scala a Milano e poi è stata selezionata per una carriera da solista a Vienna che l'ha portata, tra le altre cose, a essere la danzatrice che noi tutti vediamo da ormai 7 anni in occasione del concerto di Capodanno trasmesso in Mondovisione. In qualità di artista, di danzatrice italiana all'estero, Alice ha ricevuto numerosi riconoscimenti che l'hanno portata, tra le altre cose recentemente, ad essere invitata a danzare al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Italiana. Se vi piace questo contenuto, grazie di lasciare un commento, di mettere mi piace e di iscrivervi al mio canale YouTube. A presto su Expat Experience. Ciao! Buongiorno a tutti, benvenuti su Expat Experience. Oggi sono felicissima di incontrare Alice Firenze, che è una danzatrice che si è formata alla scuola di balletto del Teatro della Scala a Milano e poi nel 2005 è entrata a far parte del balletto dell'Opera di Stato di Vienna in Austria e della Volksoper, che è il teatro dell'operetta, se non sbaglio, quindi un teatro un po' più informale, diciamo. Oggi Alice è prima ballerina dal 2013, quindi complimenti Alice e benvenuta. Grazie mille, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, per prima cosa, io ti ringrazio di aver trovato il tempo tra una rappresentazione e l'altra per chiacchierare con noi e mi piacerebbe che tu ci raccontassi proprio qual è la tua routine tipica, cioè quindi come si svolge la giornata della prima ballerina dell'Opera di Vienna. Allora, è scandita molto precisamente, essendo mamma di un bambino di 2 anni e mezzo, mi sveglio, lo sveglio, colazione, preparazione, asilo e poi vado al lavoro. Alle 10 abbiamo la nostra lezione giornaliera, dalle 10 alle 11:15, tutti i giorni, tranne la domenica. E poi iniziano le varie prove dei vari spettacoli, degli spettacoli che facciamo al momento, oppure di preparazione di spettacoli che magari arriveranno tra 2 o 3 mesi in anticipo. Tutto questo fino alle 17:30 solitamente. E poi a volte ci sono anche dei blocchi di prove dalle 18:30 alle 20, che sono abbastanza pesanti, però sono ovviamente per i solisti e per i primi ballerini molto importanti perché sono le prove da soli e più specifiche per i ruoli. E poi torno a casa, preparo la cena come tutte le persone normali, metto a letto il mio Matteo e poi finalmente andrò a letto anch'io, stanca dopo tutta la giornata di lavoro, ma felice ovviamente. Certo, e questa giornata si svolge interamente in teatro? A partire dalla lezione, le prove, tutto si svolge in teatro oppure no? Sì, noi abbiamo le sale in teatro, bellissime sale, sono veramente fantastiche con non so quante finestre che vedono tutti i musei di Vienna, è proprio bellissimo e anche le prove si svolgono in teatro, abbiamo tutto in teatro praticamente. Bene, e appunto tu vedi Vienna dalle finestre e anche adesso, 5 minuti fa, mi dicevi che vedi la neve dalla finestra che sta in questo momento cadendo a Vienna e il secondo tema che vorrei toccare con te è appunto la tua storia di espatrio. Quindi come sei arrivata in Austria e com'è stato il tuo adattamento, la tua integrazione lì? Allora, il mio
Arrivo a Vienna è stato ho fatto un giro un po' più largo. Siamo stati con i miei ex compagni dell'ultimo corso della scuola di ballo del Teatro La Scala, siamo stati a Berlino a fare l'audizione. E durante questa audizione nella giuria, diciamo, c'era anche un maestro di ballo, che poi sarebbe diventato maestro di ballo a Vienna l'anno successivo. Quindi mi ha notato e nei corridoi mi ha fermato e mi ha chiesto se volevo andare a fare l'audizione a Vienna, che lui mi avrebbe, insomma, fatto avere tutti i dettagli. Quindi sono andata poi mi sembra il 26 di febbraio se non sbaglio, a Vienna, e ho fatto un'audizione privata con altre 10 ragazze, se non mi ricordo male, e niente, subito dopo il direttore mi ha chiamato in ufficio e mi ha dato il contratto proprio in mano, proprio già stampato, e credo di averci pensato una settimana, forse neanche, giusto il tempo di ragionare, e perfetto, un contratto a tempo di un anno, con tutti la stagione dell'opera, che ovviamente era già bellissima, con tutti i titoli e balletti importanti, quindi non ho pensato tantissimo, cioè ho proprio deciso subito. E Vienna poi è una città bellissima. Quindi. E tu quanti anni avevi? Avevo 18 anni. Ok, quindi diciamo che per una ballerina che finisce il suo percorso di formazione alla Scala di Milano è abbastanza normale partecipare ad audizioni in altri teatri, in altre capitali, diciamo, europee oppure del mondo addirittura. Sì, praticamente noi eravamo stati a Berlino, forse prima eravamo stati a Bordeaux, in Francia, e erano pianificate altre audizioni. È proprio normale, è il processo che avviene dopo, appena prima che si finisca la scuola del Teatro La Scala, come altre scuole importanti, insomma. Perfetto. E com'è stato il tuo adattamento lì, quando poi davvero sei arrivata? Cioè, nel momento in cui hai firmato il contratto eri felicissima, e poi com'è andata? È un po' più difficile dopo. Devo dire che ci è voluto un po' di tempo. Io sono una persona che si adatta abbastanza facilmente, però ovviamente è tutto un altro paese, tutte altre tradizioni, altre proprio un altro modo di vivere e un'altra temperatura. e, però devo dire che dopo un paio di anni mi sono abituata, ci è voluto un po'. Anche perché la cultura austriaca e le persone austriache sono differenti dalla cultura italiana e dal popolo italiano, non c'è niente da fare. E bisogna un po' abituarsi. Sono molto gentili, ma hanno bisogno del loro tempo per aprirsi. Noi invece siamo completamente diversi, siamo già aperti al primo incontro, e quindi un po' di lavoro per abituarsi l'ho dovuto fare. Che cosa ti ha colpito? Cioè, se ci dovessi fare proprio degli esempi pratici, perché immagino che tu eri anche molto giovane, quindi tendenzialmente è più semplice, no? Per una persona di 20 anni uscire, fare conoscenze, integrarsi nella vita sociale. È stato così oppure ci sono proprio dei dettagli che ti sono rimasti in mente, che ti hanno colpito di quando tu hai iniziato a vivere a Vienna? Beh, devo dire che il fatto di lavorare in un teatro con altre persone giovani, altre persone che sono appena arrivate anche loro a Vienna da altre parti del mondo, aiuta molto, perché ti incontri in teatro, poi magari vai a mangiare una pizza, oppure vai a fare shopping, solite cose che si fanno, e quindi questo aiuta un pochino. E poi aiuta ovviamente il fatto che arrivino tutti da paesi diversi, quindi anche quello, le culture diverse, molto interessanti. Impari tantissime lingue, modi diversi di vivere, e quindi questo aiuta a avere una compagnia che non è solo di ballo, ma è una compagnia poi è una famiglia, poi diventa una famiglia negli anni.
E ecco, rispetto alla lingua, tu immagino che tu adesso parli il tedesco austriaco, come è avvenuta anche questa familiarizzazione con la lingua? Anche quello è stato abbastanza è stato un processo abbastanza lungo, perché non è per niente una lingua facile, però devo dire che sono abbastanza portata per le lingue, per fortuna, e, e quindi l'ho imparato pian piano negli anni. E l'unica cosa che veramente mi ha aiutato è parlare, provare a parlare, anche se si fanno degli errori, non importa. E quindi pian piano ho imparato sia l'inglese, che ovviamente lo avevo studiato a scuola, ma è completamente diverso il parlare giornalmente e con delle altre persone che magari sono madrelingua inglese, quindi. E poi pian piano anche il tedesco. Sicuramente avere poi avuto dei rapporti di amicizia o dei fidanzati austriaci o comunque tedeschi mi ha aiutato, perché incominci a fare vera conversazione. Certo. E senti, siccome è la prima volta che su Expat Experience intervisto qualcuno che vive in Austria, quindi ci vuoi parlare un attimo proprio di Vienna? Se un expat italiano si trovasse a partire per doversi trasferire a Vienna, com'è questa città? Quali sono i quartieri migliori dove vivere? Che cosa ci puoi dire? Ok, direi che Vienna direi una delle città più belle al mondo, non perché ci vivo, ma è veramente bella. E non so per quanti anni, ora mi sfugge quanti anni, ma è la città più vivibile al mondo da non so quanti anni. E quindi tutto funziona, direi, quasi perfettamente. I mezzi pubblici passano in orario, se proprio c'è qualche ritardo sono 2 o 3 minuti, si scusano continuamente, tutto funziona benissimo, ovviamente gli ospedali funzionano perfettamente, il teatro funziona anche in modo perfetto, tutto diciamo che sembra quasi perfetto. Però ovviamente ha anche i suoi lati un po' più difficili, nel senso che la gente è un po' più chiusa, hai bisogno di tempo, però ci si vive bene. Io ho vissuto a Vienna, adesso sono 20 anni che vivo a Vienna, e diciamo che conosco molto bene tutti i distretti e tutte le zone di Vienna, e il mio distretto preferito è il sesto e il settimo distretto, che sono quelli anche un po' più per i giovani, diciamo, però sono anche quelli molto più cari per gli affitti, per i locali, però insomma io direi che si vive in qualsiasi zona si vive bene. Una cosa che gli expat raccontano di solito è che il problema dell'immobiliare, cioè nel senso di trovare un alloggio, è sempre un ostacolo un po' difficile da superare, perché in alcune grandi capitali ci sono molti requisiti da avere per poter accedere, ad esempio, a un appartamento in affitto. È lo stesso lì? È stato lo stesso per te? Oppure il fatto, ad esempio, di avere un contratto con l'Opera di Vienna ti ha, diciamo, aperto tutte le porte? Esatto, stavo giusto dicendo questo, che non ho mai avuto dei problemi a trovare un appartamento oppure qualsiasi altra richiesta specifica, non so, in uffici. Le porte ti si aprono abbastanza facilmente quando ovviamente hai un contratto con la Wiener Staatsoper, che è ovviamente uno dei simboli di Vienna, essendo sicuramente anche solista per i ballerini, aiuta. Quindi non ho avuto questi problemi, ma sicuramente ci sono. Ecco. E qual è il rapporto delle persone con gli artisti? Allora, devo dire che è molto diverso in Italia, per esempio, dall'Italia. Quando io vi dico che faccio la ballerina alla Wiener Staatsoper, tutti mi cascano ai piedi, cioè proprio sono tutti emozionatissimi quando racconto che ballo al concerto di Capodanno, cioè è proprio una cultura diversa, mentre a volte in Italia ti chiedono se lo fai come lavoro
come lavoro vero e proprio. E quindi diciamo che questo mi ha aiutato sicuramente, il lavoro all'opera mi ha aiutato in quasi tutto. Ecco, parliamo appunto un attimo diciamo, più nel dettaglio del tuo lavoro come ballerina classica e dei tuoi riconoscimenti, perché volevo in particolare fare un riferimento, tu adesso hai accennato al concerto di Capodanno che è conosciuto in tutto il mondo, ma volevo anche fare riferimento al titolo che tu hai ricevuto di cavaliere, anzi cavaliera dell'Ordine della Stella d'Italia per aver contribuito a rafforzare il ruolo e l'immagine degli artisti italiani all'estero. Quindi, Alice, come ci si sente nel rappresentare l'italianità e l'arte in un paese straniero? Beh, sono orgogliosissima, non me l'aspettavo assolutamente, e anche perché pensavo che, non lo so, magari di non essere abbastanza, si pensa sempre di non aver mai fatto abbastanza, e invece devo dire che sono molto orgogliosa di questo riconoscimento che ha preso qui. Devo dire che tutta la mia famiglia anche era molto orgogliosa di questo, e ovviamente una parte di questo riconoscimento va anche a loro, che hanno fatto tantissimi sacrifici per me, e, e come dire, non credo che ricapiti un'altra volta, ma è una cosa veramente fantastica, sono veramente ancora molto emozionata, anche se sono passati 2 anni. Tu parli di sacrifici, ora questo non c'entra particolarmente con la storia di Espatrio, però secondo me è importante sottolineare che una ballerina che fa una carriera al Teatro della Scala comincia la sua carriera veramente giovanissima, perché tu sei partita a Milano, non so quanti anni avevi, 10. 10-12 anni? 10. 10. Ecco, quindi è normale che la famiglia faccia parte in qualche modo di questo processo, di questa evoluzione professionale, quindi è comprensibile che tu abbia ancora questo legame forte con la tua famiglia d'origine. E invece per quanto riguarda il concerto di Capodanno, ci puoi raccontare un po' anche i dietro le quinte di questo evento pazzesco? Io direi che il dietro le quinte è la cosa più bella che c'è nel concerto, perché la ripresa in sé, quello che voi vedete, è bello, esteticamente perfetto, ma è solo il risultato finale di 2 settimane di lavoro, veramente assurdo, che uno non pensa neanche. La prima volta che l'ho fatto sono rimasta veramente sbalordita di quanta gente ci sia dietro a tutto questo, il tecnico, il cameraman, le luci, il trucco, il parrucco. È veramente una macchina bellissima. E io l'ho fatto per 7 volte, quest'anno è stata la 7ª volta, quindi diciamo che sono una veterana, però ogni volta mi stupisco di come questa organizzazione funzioni in maniera perfetta. Quindi per realizzare lo spettacolo che noi fruiamo ci vogliono 2 settimane circa di registrazioni e diciamo messa in scena, eccetera. Esatto, noi iniziamo in teatro, iniziamo le prove per la coreografia, e di solito 1 settimana, 2 settimane, insomma. E poi c'è il lavoro nel luogo dove il concerto viene filmato, di solito i castelli, bellissimi castelli che l'Austria, che Vienna, e poi lì è il vero lavoro, perché la coreografia poi va messa in delle stanze o in dei giardini che ovviamente hanno spazi completamente diversi, quindi lì poi è veramente il lavoro vero, cambiare magari il passo perché non lo so, c'è la luce giusta, ah no, c'è la finestra dietro, non va bene, insomma è tutto un adattarsi al luogo e ai tecnici e ai cameraman della ORF, che è la televisione nazionale austriaca. Sei tornata qualche volta a ballare in Italia? Ti è mai capitato?
Sì, allora adesso a ottobre, fino a ottobre, sono stata invitata con un mio collega italiano, Davide Dato, al Quirinale. Abbiamo ballato per il presidente Mattarella e devo dire sono molto orgogliosa dopo aver preso ovviamente la mia stella dell'ordine del Cavaliere. Tu avevi Eh, la stella, me l'hai fatta vedere sì. prima. Wow, eccola, ok. E quindi abbiamo ballato al Quirinale davanti al presidente Mattarella, quindi molto vicini perché eravamo veramente a qualche centimetro e dopo ci ha ospitati nel suo studio e ci ha fatto ovviamente i complimenti, persona veramente gentilissima e molto accogliente, ecco, non ci sembrava di parlare con il Presidente della Repubblica, ecco. E Beh, quindi anche quella è stata un'emozione. certo, quindi direi che con questo tu suggelli, diciamo, il fatto che sei davvero una rappresentante degli italiani nel mondo. Direi di sì, direi di. Dovrei andare in giro con la mia stella attaccata sempre, alla Appunto. giacca, dappertutto. Bene, senti, e poi l'ultima domanda che io ti faccio, diciamo, per riportarti un po' al tuo essere umana come tutti gli altri, perché per me tu sei un'icona di bellezza e di professionalismo, di arte. Quindi la domanda ultima che ti faccio invece riguarda il tuo essere mamma all'estero, come tu hai accennato poco fa, che insieme al tuo, diciamo, accanto al tuo aspetto professionale c'è anche il fatto che tu ti occupi di un bambino che immagino adesso ha iniziato a fare i primi passi anche negli ambienti sociali, immagino il nido, l'asilo. Quindi questo invece come funziona per un espatriato italiano all'estero che ha una famiglia e dei bambini piccoli? Diciamo che il sistema qui in Austria è abbastanza simile a quello in Italia, quindi c'è il nido dai 2 anni in poi e ovviamente anche lì il bambino si deve inserire, quindi anche per me è stato molto, molto interessante, ma anche molto, come dire, nuovo fare l'inserimento con Matteo in un ambiente austriaco, diciamo in un asilo austriaco, essendo una mamma straniera, tra virgolette. Però mi sono sentita ovviamente a mio agio, sempre mi hanno messo a mio agio e ovviamente anche la lingua lì è molto importante perché bisogna assolutamente capire tutto perché se no non riesci a far vivere al bambino l'esperienza del nido, insomma, in maniera bella e solare, ecco. E come immagini il futuro di tuo figlio all'estero? Pensi che sarà completamente un austriaco perché lui è nato lì, quindi di fatto quella sarà la sua cultura, la sua nazionalità e la sua lingua, oppure pensi che ci sarà qualche cosa delle sue origini, della tua italianità in lui? Allora, lui è per metà austriaco e per metà italiano e è nato in Austria, quindi è cittadino austriaco, ma io direi che ha un po' di tutte e due, ha un po' di tutte e due i paesi e io cerco ovviamente di fargli imparare tutte le cose che nella nostra cultura sono importanti e anche nella cultura austriaca, perché lui ovviamente vivrà qui e quindi dovrà abituarsi a tutto quello che è un po' diverso dalla cultura italiana. Però secondo me sarà abbastanza, si adatterà molto bene. Quali sono gli elementi dell'Italia che ancora per te hanno un grande valore? Direi che la cosa che mi manca di più, quindi quelli sono i valori che per me sono importanti, è il socializzare facilmente con le persone. Questo è quello che in Austria manca un pochino, nel senso che la gente è un pochino più chiusa. E quindi questo, l'essere socievoli, essere solari e sempre sorridenti, o perlomeno quasi sempre, e qui sono un po' più difficili al sorriso, diciamo.
Però poi, come ho detto prima, poi si sciolgono piano piano. E altri valori, ovviamente la cultura che c'è in Italia manca, però c'è dell'altra cultura qui, quindi insomma diciamo che alla fine si equivalgono poi i due paesi. Siamo in Europa, Siamo in Europa. quindi... Senti Alice, io ti ringrazio, è stato veramente per me qualcosa di speciale poterti accogliere su Expat Experience, ti ringrazio per aver raccontato la tua storia, la tua esperienza e ovviamente ti faccio ancora un sacco di in bocca al lupo perché la tua carriera è nel pieno, ma è ancora una carriera lunga e sono certa che avrai moltissime altre soddisfazioni. Grazie a te dell'invito, mi ha fatto molto piacere parlare con te e con chi guarderà questo video, ovviamente cercare di trasmettere tutte le mie emozioni e tutti i miei ricordi è molto, molto bello, mi fa andare indietro nel tempo, quindi grazie anche a te. Ciao e a presto. Grazie, Ciao a tutti. ciao, ciao ciao.